Bentornati a tutti dopo un mese, più di un mese, quasi un mese e mezzo, si torna con i video. Oggi doppia esplorazione, se ci riusciamo, di due templi, uno è Fayence e uno è un tempio ricostituito a mercato dell'antiquariato che si chiama Bagos. Siamo arrivati ora al primo tempio, che è uno dei templi più antichi di Pechino, infatti è stato fondato nel 645 d.C. ed è tuttora la sede dell'Accademia Buddista Cinese. Questo tempio fu inizialmente costruito per commemorare i soldati caduti durante una guerra di conquista, però il tempio che vediamo adesso è frutto delle ristrutturazioni avvenute durante la dinastia Ming. In questo tempio si trova anche l'Accademia Buddista della Cina e quindi moltissime persone vengono appunto qua per studiare, moltissimi monaci, ma anche persone vengono qua per studiare, anche perché nella biblioteca di questo tempio, che ovviamente non possiamo vedere, è custodita una delle collezioni di testi buddisti più antica dell'intero paese. Il tempio in sé per sé non è grandissimo, è molto calmo, anche perché non è un tempio turistico, ma è appunto un tempio vivo, un tempio attivo, e quindi se decidete di venire qua cercate di mantenere un volume della voce abbastanza basso, anche per non disturbare le persone che vengono qua in preghiera. La visita a questo tempio è finita e ora vedo quant'è la distanza da qui all'altro, non sembra troppo lontano, e nel caso me la faccio a piedi. Vi chiedo scusa poi inoltre se nelle ultime settimane non è uscito nessun video, è che faceva un freddo cane qua a Pechino e sinceramente poi uscire con quelle temperature non era fattibile. Oggi fortunatamente si sta abbastanza bene, non fa caldissimo, sono intorno ai 7-6 gradi, però rispetto alle temperature dei giorni scorsi diciamo è un po' più vivibile e dovrebbe continuare a salire comunque nei prossimi giorni. Tra l'altro poi tra una settimana più o meno è il Capodanno cinese e quindi ora vedrò cosa fare. Probabilmente andrò a Qingdao con la mia ragazza, però ancora bisogna vedere, bisogna organizzare tutto, anche perché in quella settimana poi i biglietti dei treni sono un po' scarseggianti, ecco, insomma. Allora, a parte che mi sono fermato a mangiare perché stavo morendo di fame, però
La parte bella di farsela a piedi, il percorso da uno all'altro tempio, è che passi per Niujie, che è fondamentalmente il vecchio quartiere musulmano ed è una delle parti secondo me da visitare di Pechino. Tra l'altro qua si trova anche una delle più grandi moschee della Cina, forse al di fuori dello Xinjiang, però sì, qui è un incontro culturale immenso. Diciamo che la cosa negativa dei cinesi quando viaggiano è che fanno tutti le stesse cose e vanno tutti dalle stesse parti, quindi se inizia a esserci qualcosa di un pochino più famoso ci sarà sempre una fila immensa in ogni situazione, in ogni giornata, quindi è un po', cioè sono un po' aggruppati tutti insieme, un po' a pecore. Inoltre questo posto è pieno di cibo, ma pieno di cibo e di cibo molto famoso, pieno di gente, soprattutto anche perché adesso siamo, come si può vedere da qua, siamo per avvicinarsi al Capodanno cinese, quindi tutta la gente è in vacanza. Questa è la fila solo per mangiare in un posto, è immensa. Come potete intuire dalla scritta alle mie spalle, ora non so se si vede qua, siamo arrivati al secondo tempio e andiamo ad esplorarlo. Anche questo è un tempio abbastanza antico, risalente più o meno al X secolo d.C., e poi è arrivato fino ai giorni nostri dopo varie ricostruzioni da parte dei Ming e in ultimo dei Qing. Al giorno d'oggi ospita uno dei più grandi mercati dell'antiquariato di Pechino e uno dei più veri. Qua si trovano moltissimi oggetti se uno è un collezionista, comunque anche moltissime chincaglierie, libri, e questo già dalla fine degli anni 90 del secolo scorso. Questo però ancora prima di essere un mercato dell'antiquariato era appunto un tempio, e un tempio anche abbastanza importante durante la dinastia Qing. Infatti comunque la struttura interna, sebbene sia stato trasformato diciamo in mercatino all'aria aperta, comunque la struttura interna rimane quella di un tempio. Il tempio qua è abbastanza grande, ora non so se sto girando intorno perché l'idea è che sto girando intorno, però comunque è abbastanza grande come tempio e c'è una calma assoluta. Ora magari perché sono arrivato un pochino più sul tardi, quindi non c'è quasi più nessuno, anche i negozi non sembra che ce ne siano molti. Costoso secondo me per quello che c'è, però cioè, magari io sono andato a cercare qualcosa che effettivamente costa tanto, però 100 yuan per dell'incenso mi sembra un po' tanto. Valutazione finale di questo tempio, se potete non veniteci, cioè non lo consiglio, non è un tempio, non offre niente di che, cioè offre cose che uno può trovare dappertutto fondamentalmente. Poi in Cina secondo me non ne vale così tanto la pena cioè anche per passare 20 minuti. Non sono pienamente convinto che sia una cosa che uno debba assolutamente fare, o comunque una cosa da aggiungere nel loro itinerario.
Stavo guardando se magari trovavo qualcos'altro nelle vicinanze da vedere, visto il disappointment di questo tempio barra mercatino dell'usato, ma sfortunatamente non c'è niente che chiuda in un tempo ragionevole che possa andare a visitare. Quindi con immenso dispiacere vi saluto qua. Io intanto torno a casa e vado a farmi un teino caldo perché sta incominciando a fare freddo. Alla prossima!